Adesso dove andiamo, Marco? A fare fuoristrada, dico piantarci. C'è una signora secca a me che è finita contro la staccionata. Rimane lì. Se tocchiamo questo cavo nero del negativo, funziona. Strada Raschia Camper, Sì, praticamente. questo sì. Comunque, non so se avete notato, ma ci siamo andati via da quel posto là, perché adesso ci raggiungono anche domani Carmen ed Eli, stasera molto probabilmente, quasi sicuramente, Federico e Lorenza, quindi saremo un po' di camper e dovevamo scegliere un posto un po' più grande, però dove non ci sia neve, cioè dove non ci sia ombra più che altro. Questo dovrebbe essere al sole, vediamo. Ci stiamo girando perché non è questo il punto. Ma Allora, se mi aspettate qua un attimo, vado a infilarmi a vedere dove cazzo è la stradina. vai pure! No Marco, io torno indietro, non so dove mettermi. Io vorrei legare il camper ancora un pochettino. Allora io direi possiamo fare a gara chi riga di più il camper. Te l'ho chiesto apposta. Ho chiesto perché ho detto Marco, ma lei... Ma guarda che bello questo posticino, ma guarda che bello, con anche il fiumicettolo. Bellissimo, raga. Wow. Tranquillo, in pianura. Arriva il sole, che adesso non c'è perché sono le 3:50, quindi quasi le 4. Bellissimo, ragazzi. Buongiorno. No. Sta già uscendo il solino. È arrivato Ieri anche è Fede. arrivato anche Fede, adesso di qua non si vede. Carino fa qua, male. tutto ghiacciato, ma Tutto un po' ghiacciato, però tanto Ma adesso esce carino. il sole. È molto bello qua, sì. Dopo ci facciamo anche una passeggiata. ma sì, andiamo a vedere un po' com'è. Eccoci. Tribù, questo è un raduno tribù a tutti gli effetti a sto punto, oserei dire. Freddino, oggi freddino. Ecco qua, Fede. Oggi arriveranno anche le ragazzuole e staremo qua per un po' di giorni. Si presta questo posto, molto molto bello. Ovviamente posto di Marco, chiaro, solo lui trova questi posti meravigliosi. Allora, punto della situazione. Cibo. Eli ha fatto riso, uova, piselli, salsa di soia, si è fatto il suo piatto, ma ne ha alzato un sacco. Qui c'è il computer che sta scaricando roba di lavoro per Eli, che sta caricando intanto la power station, che con il cavo sta caricando perché c'è il pannello solare attaccato qua dietro, vi faccio vedere poi dopo. E io mi sto facendo gli agnolotti. E tutte le persone mi sa che si sono a cucinare. E arrivarono anche le ragazzuole. Adesso il buon Fede però va via.
Il drone di Marco abbiamo deciso di schiantarlo un po' di volte. Ho bisogno di adrenalina. Ma te l'ho detto, fallo sul fiume, Marco. No, Fidati! Gli intenditori dei fuochi. Questa andrebbe messa per così. Opere d'arte devono sempre essere. È messa per così. Voilà. Faccio piccolini così almeno non ne consumiamo troppi, giusto? Fede ti sta aspettando, l'incrocio qua. No, Fede è andato. Aspetta. No, ma digli di no. Ti vado ad accendere il camper? No, addirittura. No, grazie. Questi per accendere sono perfetti. Boh, va bene. Sì, tanto Marco c'è una rete di legna secca, anche perché qua. Qui ho deciso proprio di andare proprio di far questo. Questa te la rimetto Ho dentro. deciso di fare questo. Ti è piaciuto? Ti piace? Ci mettiamo 6-7 pezzi di diavolino sotto. Sprà. E poi questi che ho trovato piano piano si scaldano, poi li entriamo. Capito? Fuoco tutta la zona. Io direi che comunque fa freschino, si può anche iniziare ad accendere. 4 e mezza. Cosa succede? Il locale dei Pip Mannari. Guarda che roba, guarda che roba. Il sugo, la pasta sul braciere. Guarda l'altro zingaro. Guarda l'altro zingaro assentato là che sta facendo una merda. E qua c'è la cassa. Qua sì. Rustichelle con salsa barbecue. Adesso stasera mi chiudo lì dentro, mangio tutto. Esco quando è tutto finito, non c'è più niente da mangiare. Sì, direi di sì. Da cucinare, mangiate tutti come porci. Ecco. Comunque Eli ne sa, di cucina ne sa tantissimo. Ste patate sono fenomenali. Sto sugo, Carmen, digli a Eli di buttare un po' più di pasta, va? Ma io farei una scarpetta, farei qua. Un paio di spaccatelle. Buongiorno. Allora ci siamo spostati perché è finito tutto. È finito tutto, cosa vuol dire? Sono finite le feste, è finito tutto. Oggi è il giorno dopo della Befana. Allora, ci si è ghiacciato il vetro dentro. Sì. Perché c'era l'oscurante. Vuol dire che ha fatto il suo lavoro. Divertente. Adesso ho fatto 5 giri di candelette, deve accendersi. 5 giri è già fatta. Sì, vado Vai. Tu non hai idea, abbiamo accorciato la vita di 15 anni. Mamma mia. Comunque in realtà siamo venuti in questo posto perché c'è Marco, vabbè intanto. C'è Marco, solo Marco. E Marco ci serve perché dobbiamo fare un lavoro al camper. Aumentare la nostra autonomia di batterie. Sì, perché al momento noi abbiamo una batteria litio da 100 A più un regolatore di carica MPPT, DC-DC e carica batterie del camper per attaccarlo alla colonnina, insomma. Però ci servono 200 A di litio. Fortunatamente un'azienda ci ha contattato appunto per darci 2 batterie a litio da 100 A
e quindi oggi andremo a fare questo lavoro qua, solo che dobbiamo andare in montagna, cioè siamo in montagna perché quelle batterie che io ho, cioè la mia batteria da litio da 100 va bene ancora e la metto nel garage di Marco. Quindi dopo vi facciamo vedere tutto. Figurati, sei già rotta. Dunque, allora intanto ringraziamo il nostro sponsor che è la Wattcycle per queste meravigliose batterie mini, perché la cosa figa che a noi serviva è che fossero piccole, quindi sono 12 volt 100 ampere l'una, adesso ne ho aperta solo una ma questa qua è la seconda, piccola. Adesso vi dico le misure. La cosa figa è che c'è anche l'applicazione, quindi tramite Bluetooth possiamo tenere sotto controllo tutti i consumi, tutte le ricariche, insomma. Questa è la ditta Wattcycle. E adesso grazie a Marco le monteremo. Vabbè, mica devi far veloci. No, ma minchia, è... A posto. Un po' da pulire. Un 8, sì, un 8, che spine di gomma, ok. Lungo. Allora, due lunghi. Allora, finito, vi spiego. Sembra un casino, ma in realtà ho capito tutto, cioè tutto fatto per bene, solo che non abbiamo le bus bar. Comunque abbiamo montato queste due batterie da 100 A in parallelo fra di loro con questi due cavi grossi, anche un fusibile a riarmo, ma anche se non serviva c'era già. Poi le abbiamo bloccate, ci sono dei blocchetti lì, questi qua neri, più Marco ha messo anche una cinghia così non saltellano e non ballano, più questi polietilene. E boom, è tutto carico, è tutto ben sistemato. Un giorno poi comprerò le bus bar e faremo tutta una cosa molto più ordinata. Ora è tutto sparso, ma perché giustamente non volevamo mettere troppi occhielli, troppi cavi su un polo soltanto, quindi li abbiamo divisi. Abbiamo preso un po' di rosso da qua e un po' di rosso da là, però tanto è tutto segnato, Marco mi ha segnato tutto. Allora vi faccio anche vedere la parte bella anche di queste batterie, che hanno la loro applicazione dove mi rileva le due batterie, che sono queste qua. Applicazione Wattcycle la trovate sull'Apple Store, nel caso dell'iPhone no, non lo so in realtà, sul Play Store, perché io ho Android, iPhone non lo so, però probabilmente sì. Poi aziono una batteria, do l'ok e mi dà la percentuale della batteria, quale delle due, perché qua c'è il numero seriale, e quanti ampere stanno entrando e ovviamente a che voltaggio è. E la cosa bella, anche la temperatura della batteria. In questo caso una è a 10 gradi, carico 1 ampere 10 dai pannelli e basta, perché il camper è fermo. E poi no, allora, e poi vado su Bluetooth,
tolgo questa, metto l'altra e mi dice che è a 73% quest'altra batteria e che gli sto buttando 1,10 ampere. Allora, cosa vuol dire? Che una mi dice 1,10 ampere, una mi dice 1 ampere, sto caricando 2 ampere. Ma perché? Perché? Allora, dal regolatore di carica dei pannelli mi dice che sto caricando 4 ampere, però c'è la Trumavent accesa in questo momento e quindi sta consumando della corrente, quindi me la scala automaticamente. Bene. Comunque nel frattempo prepariamo da mangiare, che è sempre la cosa più importante. Qui invece abbiamo tutta roba da lavare perché non abbiamo l'acqua, perché è ghiacciata, infatti dobbiamo assolutamente andarcene da qua. Bello però, ci mancherebbe, bello. Dunque, io sono qua da Osvi, mentre adesso Stefano andrà ad aiutare Marco a portare dei sacchi di pellet a casa. Allora, intanto qua ci si è scongelata adesso l'acqua, ha fatto -8 stanotte, ci si è congelato tutto, pompa dell'acqua, tutto, a parte il gas fortunatamente, e ovviamente il gasolio perché abbiamo messo l'Artico, però l'acqua ci si è scongelata adesso, nonostante alla fine abbia battuto il sole fino a un'oretta fa, più o meno. Non siamo per niente preparati a basse temperature, anche se abbiamo coibentato i tubi di scarico, anche se abbiamo cercato di coibentare un po' il tubo dell'acqua, non siamo adatti, non so come mai, ma non siamo adatti. Comunque, detto ciò, l'impianto è stato fatto, come avete visto, funziona, fantastico. E io adesso vi dico qualche magari specifica tecnica, diciamo, così che vi fate anche un'idea delle batterie. Dunque, la cosa figa di queste batterie è che sono piccole, perché sono mini, quindi misurano 229 x 138 x 208 mm e pesa l'una pesa 9,5 kg, perché è una LiFePO. Ovviamente ha il BMS, quindi è una protezione in più rispetto alle AGM, fornisce una durata di 15.000 cicli e resiste alle basse temperature, se non sbaglio fino a -20, come resiste a un'alta temperatura fino a 70 gradi, che spero di non arrivare mai perché vuol dire che sono morta. Queste sono le specifiche, diciamo, anche più importanti. Se comunque volete saperne di più, in descrizione io vi lascio il link del sito dove potete anche andare a acquistarle, e così potete anche voi controllare qualcosa di più tecnico che magari a me è sfuggito.